Sai cos'è uno clip? Se già la per un 2 ti era sembrata piccola, ora riduciamo ancora le dimensioni con l'O-Clip. L'O-Clip è una luce di Olight uscita negli scorsi mesi, ma della quale non si è sentito tantissimo parlare. È molto diversa dalle comuni torce grazie al suo form factor non convenzionale, ma pur nelle sue piccole dimensioni racchiude moltissime funzioni. Infatti abbiamo una luce bianca sino a 300 lumen, luce rossa, strobo, beacon e qualsiasi cosa vi possa servire in una piccola luce secondaria. Ma vediamola più a fondo. Un'altra cosa che dà subito nell'occhio, che indica appunto la particolare versatilità della nostra clip, la vediamo nel confronto con le altre piccoline di caso Light. Infatti questa, essendo una luce da utilità che potrebbe essere usata in molteplici contesti, ha una comodità vantaggiosissima. Infatti, mentre queste luci possono essere tenute praticamente solo in mano o al massimo in bocca per illuminarci le mani durante il lavoro, però diciamo che se vengono appoggiate comunque tenderanno a rotolare in giro se il piano non è perfettamente orizzontale, e comunque non avranno alcuna posizione stabile. Infatti anche a causa del portachiavino sulla coda non potranno rimanere specialmente in piedi, mentre con questo form factor diciamo tutto spigoloso rettangolare della Clip sarà facile averla in piedi, averla di lato, averla a testa in giù. Mi è capitato di usarla ancora agganciata così a un dito mentre facevo delle operazioni fini. Insomma, ha una versatilità estrema, per non parlare appunto anche del buco sulla clip, che può essere usato per esempio come portachiavi, per mettere un cordino, per appenderla dove ci viene bene e quant'altro. Quindi una luce sicuramente molto 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 versatile da questo punto di vista. L'O-Clip arriva in una scatola di cartone come classico Diolight, super rifinita e con le classiche indicazioni sulla parte retrostante. Sul retro della confezione appunto vediamo le principali caratteristiche, come appunto che è una torcia EDC con una clip sul retro, e vediamo le luminosità nelle modalità High, Medium, Low e Moonlight, alla quale si aggiunge anche la luce rossa con solo 4 lumen che dura fino a 5 ore. La distanza massima del fascio è di 70 metri con intensità di 1300 candela, dopodiché abbiamo appunto le dimensioni, il peso di 30 grammi e la batteria da 280 mAh integrata e 3,7 volt. Nella scatola appunto la dimensione dell'O-Clip è praticamente identica alla luce vera, questo per renderci conto delle dimensioni già dal primo impatto. Aprendo la scatola vediamo appunto che si apre con una piccola linguettina. Io qua l'ho messa giusta, una piccola lunghettina, e l'O-Clip la troverete qui all'interno della sua bustina di plastica. Io qui ovviamente l'ho già aperta per fare delle prove e quant'altro. Sul retro della confezione, sempre come ci ha abituato Light, troviamo il manuale di primo utilizzo, e in particolare questa clip, avendo la batteria non rimovibile, arriverà in modalità blocco. Quindi ci dicono che per uscire dalla modalità blocco basterà tenere premuto il pulsante fin tanto che la luce non si accende, e qua ci danno appunto un'idea dell'indicatore di carica. Infatti sarà rosso durante la carica e diventerà verde a carica completata, diciamo abbastanza intuitivo. Gli accessori in dotazione diciamo che sono abbastanza scarni, anche perché è una torcia EDC anche abbastanza economica, per cui avremo un cavo USB-C, USB-A classico, bellino, sembrerebbe di ottima qualità, con i suoi coperchiette di protezione che non so realmente a cosa servono, però diciamo danno un tocco estetico in più sicuramente. Dopodiché avremo il manualetto di istruzioni e ringraziamenti, come spesso ci ha abituato Light. Infatti, thank you for being part of Olight Family, grazie per essere parte della famiglia di Olight, e divertiti insomma con questo prodotto. Il manuale di istruzioni è principalmente in inglese, ma che ci danno delle indicazioni precise e non facilmente fraintendibili sul funzionamento della torcia. In particolare vedremo qua un recap di tutte le informazioni sulla torcia. In particolare notiamo cosa non c'è scritta sulla scatola: il suo grado di protezione agli agenti atmosferici di IPX5, resistenza alle cadute 1,5 metri, e poi qua come si comporta nelle varie modalità luminose, ma questo lo rivedremo. Infatti, mentre nelle modalità medium, low e moonlight è chiaro qual è il comportamento, infatti mantiene il livello di luminosità costante durante tutto l'intervallo, vediamo che nella modalità
modalità High, parte con 300 lumen e a quanto c'è scritto in questo manuale dovrebbe ridursi solo una volta, mentre dalle prove abbiamo visto, anzi dalle prove vedremo in seguito come andrà a ridursi per ben 2 volte, quindi non manterrà sicuramente una luminosità costante dopo il primo minuto, ma andrà a decadere una volta in più. In quest'altra sezione appunto vediamo come si attivano le varie modalità di funzionamento, ma questo lo vedremo in modo più pratico più avanti. Cosa molto interessante è l'indicatore di carica che è presente sul pulsante laterale di attivazione. Sarà di colore verde quando la carica della batteria è tra il 60 e il 100%, colore arancione quando sarà tra il 30 e il 60% e il rosso tra il 0 e il 30%. Cioè, come in linea di massima io la tengo sempre sul verde, quando vedo che diventa arancione o rossa la ricarico immediatamente, questo perché la porto spesso con me e non voglio rischiare che la batteria termini proprio quando ne ho bisogno. Ora vediamo nel dettaglio la torcia. Sulla parte frontale abbiamo appunto la scritta All-Light e vediamo la lente con questo piccola ghiera di color blu metallizzato, classici colori di All-Light. La lente è di forma quadrata e sulla parte centrale ospita il LED bianco, mentre in questa parte zigrinata ai 4 angoli di questo quadrato saranno disponibili i LED rossi, poi vedremo nelle prove di funzionamento come va a illuminare. Sul lato sinistro abbiamo la porta di ricarica protetta da un piccolo gomino in silicone che sembra abbastanza resistente e non facile da rimuovere, ma al contempo riusciamo a ruotarlo completamente per inserire in modo comodo la USB-C senza che stia in mezzo, ecco, in questo modo. Sul lato sinistro abbiamo il pulsante di attivazione che come vediamo ha un piccolo LED che funge da indicatore di ricarica quando la torcia è in carica, mentre ci dà un'informazione sullo stato della batteria quando la torcia è staccata dal caricabatterie, quindi con un clic si accende e con un clic si spegne. Sul retro c'è la famosa clip che dà il nome proprio al modello. La clip vediamo che ha un'apertura abbastanza ampia, dicono di circa 14 mm, e qua possiamo misurarne forse anche qualcuno in più, sì, 14 mm tra questo gomino e quest'altro. Vediamo che nella parte interna è presente questa piccola superficie di gomma sia da una parte che dall'altra con dei piccoli dentini che l'aiutano ad aggrapparsi alle superfici. Infatti è eccezionalmente potente rispetto a quanto mi sarei aspettato alla prima impressione. Questa clip è probabilmente molto tenace, gli permette di ancorarsi senza la minima esitazione alle superfici, proprio veramente molto resistente. Addirittura adesso non so cosa posso avere di un po' più pesante del solito, come per esempio un telefono. Ecco, fammi prendere il telefono. Se io la aggancio per esempio al telefono, sarà facile tenere appunto anche un oggetto abbastanza pesante senza che si stacchi facilmente. Quindi diciamo una clip abbastanza tenace che ci permette di utilizzarla ancorata per esempio alla cintura, alla visiera di un cappello, allo spallaccio di uno zaino. L'utilizzo che ne faccio io infatti è principalmente come torcia secondaria, per cui l'avrò spesso agganciata per esempio allo zaino come torcia di segnalazione, di emergenza o di posizione nel caso di un campo a terra. Le dimensioni dello clip sono di 48 mm di lunghezza più o meno, 21 di larghezza e 21 di profondità nel punto più spesso. Il peso, vediamolo subito in diretta con l'uso della nostra super performante bilancina. Il peso di 28 grammi, quindi diciamo sono stati anche abbastanza conservativi nella misura, ma la cosa che stupisce maggiormente, benché abbia un feeling diciamo abbastanza duro e robusto in mano, e sono proprio le dimensioni. Infatti io quando ho guardato le prime recensioni o le prime notizie su questa torcia mi sembrava più grandicella, ma se la confrontiamo con una torcia che abbiamo già visto nel canale e che ritenevamo già di per sé piccolissima, notiamo come le dimensioni sono state addirittura ridotte. Cioè, per renderci conto, questo è un auricolare wireless, è quasi lungo praticamente una volta e mezzo di questo auricolare, proprio veramente piccolissima. Vediamo ora le modalità di funzionamento. Allora, come abbiamo visto, la torcia arriva in blocco, quindi adesso la rimettiamo velocemente in blocco, tenendo premuto l'interruttore laterale. Quando è in blocco vediamo che la torcia non si accende, benché venga premuto il pulsante, e non so se si riesce a vedere, la lucettina sul pulsante diventa di colore rosso, proprio per indicarci questa modalità di blocco. Eccolo qua. Si riesce a intravedere, ma
Diciamo che le luci qua sono abbastanza forti da non vederlo perfettamente. Per uscire dalla modalità di blocco teniamo premuto il pulsante di attivazione finché non entriamo in modalità Moonlight. Questa è la modalità Moonlight. La modalità Moonlight su questa torcia è particolarmente utile perché questa è una torcia appunto che avremo sempre in tasca quando ci servirà per esempio di leggere qualche indicazione su un foglio di carta la notte, oppure muoverci per il campo, dentro la tenda e quant'altro. Non rischieremo di svegliare le altre persone che dormono con noi, o comunque ci preserverà la visione notturna. Quindi una volta che la torcia è in modalità Moonlight, tenendo premuto il pulsante di attivazione, incomincerà a ciclare tra le modalità Low, Medium, High, Low, Medium, High. Quindi abbiamo visto le principali modalità di funzionamento e adesso vediamo le modalità tra virgolette nascoste. Infatti se io sia da torcia accesa che da torcia spenta faccio un doppio clic, la luce passerà in modalità luce rossa. Eccola qua. La modalità luce rossa avrà al suo interno addirittura due modi di attivazione. Infatti potremo averla come luce rossa fissa in questo modo, oppure se una volta accesa la luce rossa tendiamo a tenere premuto il pulsante di attivazione, passeremo da luce fissa a luce lampeggiante o viceversa. Eccola qua. Questa è la luce lampeggiante, molto utile. Per esempio se facessimo guasto con la macchina potremmo facilmente attaccarla sulla carrozzeria dando un segnale di pericolo alle macchine che sopraggiungono, oppure potremmo usarla durante la notte attaccata al retro dello zaino per segnalare la nostra posizione senza appunto disturbare gli altri con luci accecanti. Oltre alla modalità luce rossa e la modalità luce bianca fissa abbiamo anche altre due modalità, e cioè la modalità strobo e la modalità beacon. Vediamo. Entrambe sono accessibili attraverso un triplo clic veloce dell'interruttore laterale. Quindi se io parto da luce spenta, un triplo clic ci porta nella modalità strobo. Quindi questa è un'allerta luce pulsante, se vi dà fastidio non guardate per qualche secondo. 1, 2, 3. Ecco, questa è la modalità strobo. Questa modalità, per quanto non sia potentissima come in altre torce ad uso prettamente tattico o quantomeno EDC però in formato 18650 o 2700, è comunque un valido aiuto in caso di attacco di animali selvatici oppure antiaggressione in generale. Se invece parto da una luce fissa bianca oppure dalla luce rossa, il triplo clic 1, 2, 3, ho sbagliato, ci porterà in modalità beacon, e questa è una luce prettamente di segnalazione. In questa modalità la torcia emetterà un bagliore a intervalli irregolari, rendendoci particolarmente visibili durante la notte anche a lunghissima distanza. In più il fatto che il bagliore sia molto veloce ogni diversi secondi manterrà la luce accesa in questa modalità per moltissime ore, quindi ci potrà permettere per esempio di ancorarla sul retro dello zaino, così come per esempio con la luce lampeggiante rossa, ed essere individuabili anche a lunghissima distanza. Ora abbiamo cambiato inquadratura e vediamo un pochettino com'è il pattern di questa luce, quindi l'hotspot, la luce diffusa eccetera. Vediamo un pochettino. Accendiamo la modalità High, così non abbiamo problemi anche con la telecamera e quant'altro, perché questo è un ambiente abbastanza luminoso, e vediamo che ha sicuramente un bel hotspot e una luce diffusa tutto intorno, però diciamo che è molto prevalente l'hotspot. È una cosa che normalmente non si incontra tantissimo nelle luci EDC, perché appunto l'hotspot è fatto più per illuminare in profondità. Moonlight, come in altri modelli, come appunto questa I1R, la seconda versione, e questa qua è l'I3E EOS, e vediamo come predilige appunto avere uno spot molto definito che ci permette di illuminare in profondità. Quindi sono delle luci piccoline che se usate a corto raggio appunto illuminano moltissimo, quindi tendono a illuminare molto una parte piccolina, appunto quella relativa all'hotspot, ma che possono essere usate anche in profondità per illuminare forse una decina, 15 metri, anche in lontananza. Questo gli dà il vantaggio di non illuminare perfettamente da vicino, forse risultando un po' abbagliante, ma di arrivare in profondità senza problemi. Vediamo un attimino se confrontata con la I1R, e vediamo che l'hotspot più o meno è delle stesse dimensioni. Come si può notare, questa I1R adesso è nella modalità massima, quindi abbiamo qua la modalità minima che quasi non si vede in camera. Nella modalità massima vediamo che l'hotspot di questo I1R è più o meno delle stesse dimensioni, forse un po' meno concentrato e un po' più uniforme rispetto a questa della Oclip. Vediamo anche
questa i3 EOS, e anche in questo caso vediamo che lo spot è di una dimensione paragonabile. Questa forse ha le similitudini maggiori rispetto all'O-Clip, quindi diciamo che è una scelta costruttiva della Olight di fare le luci piccoline ma che possono essere usate anche per qualche metro in profondità, quindi queste illuminano tranquillamente all'interno di una stanza, diciamo massimo una decina di metri. Se la confrontiamo per esempio con la Perun 2 Mini, anche in questo caso vediamo che la Perun 2 Mini ha uno spot leggermente più diffuso rispetto a quella della O-Clip. Come vedete anche questo diciamo che ha un pattern molto simile. La differenza maggiore che possiamo notare nell'O-Clip è un po' il colore della luce, infatti mentre nella Perun 2 Mini lo spot diciamo che è un po' più morbido nella sua periferia e rimane di un colore super bianco, nell'O-Clip vediamo che rimane di un colore più giallastro. Adesso non so se si nota in camera, ma lo vedremo sicuramente col nostro Lightmaster 3. Quindi diciamo che lo spot è abbastanza definito. Se vogliamo per esempio prendere come riferimento anche una Baton 3 Pro, vediamo che è sempre messa più o meno alla stessa distanza. Lo spot diciamo che è molto comune. Olight per queste torce di medie e piccole dimensioni destinate specialmente a EDC sceglie un pattern luminoso molto comune. Se invece la confrontiamo per esempio con una torcia tattica come questa Warrior 3S, vediamo se si accende, vediamo che in questo caso lo spot è molto più piccolino e molto più concentrato. Questo in funzione delle differenze di uso a cui sono destinate. Ultimo confronto, specialmente con la nostra Perun 2, è riguardo la luce rossa. Infatti ci ricordiamo bene che nella nostra Perun 2 sono presenti dei vistosi artefatti, anche a causa della disposizione dei LED all'interno della torcia. Come vediamo, questi LED rossi sono disposti a 180 gradi in alto e in basso rispetto al LED centrale, e questo provoca appunto queste distorsioni nell'immagine. Qua hanno sicuramente preso spunto dalla disposizione di questi LED, visto gli artefatti, hanno cercato di correggere mettendoli in modo laterale, quindi secondo me non escludo che nelle prossime versioni della Perun si potrà vedere una disposizione più simile a questa. Per quanto meno potente la luce è totalmente omogenea, qui infatti stiamo parlando di 4 lumen versus 40 della Perun 2. Vediamola ora col nostro Lightmaster 3, quindi togliamoci la Perun Mini di mezzo per il momento. Questo Lightmaster 3 ci aiuterà sicuramente a vedere le tonalità di colore, quanto appunto sia neutro, la gradazione in gradi Kelvin. Ecco, abbiamo configurato il nostro Lightmaster 3 sincronizzato appunto con lettore. Non consideriamo il valore di lux come candela in questo caso perché la distanza sicuramente è molto inferiore a 1 metro, ma vediamo sicuramente una particolarità. Infatti la luce è intorno ai 5200 gradi Kelvin e ha una resa cromatica abbastanza bassa, quindi inferiore ai 60 in questo caso. Proviamo a vederla nelle altre modalità. Adesso questa abbiamo nella modalità massima, andiamo nella modalità low, sempre intorno ai 5000 gradi Kelvin, e in questo caso una resa cromatica leggermente maggiore. Vediamo quanto si discosta, quindi non riusciamo a vederlo tantissimo, ma forse così sì, riusciamo a vederlo. Vediamo che la colorazione è abbastanza neutra, forse tendendo un attimino al verdognolo. Se la mettiamo in modalità media, vediamo sempre sì che la colorazione si sposta verso il lato alto della scala, quindi tendente al verde. Andiamo alla modalità massima, vediamo che la temperatura di colore cambia leggermente, ma sempre rimanendo comunque intorno alla zona neutra, quindi non si spiega come sia sul giallastro. Sicuramente la colorazione giallastra dipende moltissimo dalla temperatura in gradi Kelvin, che essendo una temperatura più bassa risulterà meno bianca e più tendente al rossiccio. Giusto appunto per confronto, vediamo questa sempre nella modalità massima. Facciamo il confronto adesso con la I1R e vediamo, vedete, qua la luce sembra sicuramente ad occhio molto più bianca, e infatti vediamo una temperatura di colore di circa 6500 gradi Kelvin e una resa cromatica decisamente superiore. Vediamo la I3 EOS.
Tra le due la E3 EOS è una colorazione più simile alla O-Clip. Abbiamo una colorazione di 5375 gradi Kelvin e una resa cromatica anche qui bassina sotto i 70. Per quanto riguarda, adesso vediamo se riusciamo a inquadrarlo decentemente in camera, per quanto riguarda le prestazioni di luminosità della nostra O-Clip, appunto ho fatto i grafici con l'aiuto del Lumen Tube nelle tre modalità low, medium e maximo. Qui in caso, quindi questa min è la modalità low, che dir si voglia, quindi la modalità diciamo alla luminosità più bassa, e dovrebbe essere intorno ai 10 lumen. Dalla mia prova appunto diciamo che questi coefficienti che ho utilizzato per il calcolo dei lumen potrebbero essere non perfettamente accurati. Abbiamo comunque intorno ai 9 lumen e vediamo che la sua intensità rimane costante per poi spegnersi intorno alle 12 ore e 20 minuti. Se invece passiamo alla modalità da questa parte, se invece passiamo alla modalità media, che dalle caratteristiche dichiarate dovrebbe essere intorno ai 100 lumen, appunto vediamo che in questo caso la nostra lettura è di 92, ma ripeto potrebbero essere leggermente sbagliati i coefficienti. La cosa importante è che vediamo che si mantiene molto, cioè oltre il classico picco iniziale nei primi secondi di vita, vediamo che decresce di qualche lumen, ma rimane comunque molto costante in tutto l'intervallo, per poi spegnersi intorno a un'ora e 33 minuti, quindi un'ora e mezza, 100 lumen senza nessun problema. Ora la differenza principale con le caratteristiche dichiarate ce l'abbiamo nella prossima modalità, e cioè la modalità massima. Infatti nella confezione era dichiarato che nel primo minuto sarebbe rimasta intorno ai 300 lumen per poi decadere a 180 lumen per rimanere a questa intensità per 60 minuti. Ora, la mia prova insomma è stata abbastanza diversa, infatti abbiamo sempre il classico picco iniziale nei primi secondi che supera abbondantemente i 300 lumen, ma questa intensità incomincia a decadere un pochino più tardi di quanto dichiarato, e questo è il nostro vantaggio, quindi rimane un po' più potente per un po' più di tempo, e quindi intorno a 1 minuto e 20 incomincia a decadere lungo questa curva per poi posizionarsi intorno ai 160 lumen, e questo va bene. Però quello che non mi sarei aspettato, meglio mi sarei aspettato di trovare anche nelle indicazioni, questo ulteriore decadimento. Infatti vediamo che dopo circa 33 minuti la luce abbassa nuovamente per arrivare a un'intensità di 90 lumen e spegnersi in modo definitivo dopo un'ora e 1 minuto. Quindi tutto sommato è una luce che ci dà molte possibilità e combinazioni, e la cosa importante ci permette di avere più di un'ora un'intensità superiore ai 150 lumen, che potrebbe risultare molto utile negli scenari quotidiani. Per quanto riguarda la ricarica, ho fatto il grafico anche di quella, vediamo che la ricarica si completa in circa un'ora e mezza, incomincia con un valore di circa 280 mAh e va via via diminuendo per poi decrescere velocemente intorno all'ora, quindi possiamo dire che fino a un'ora di tempo sta dando il massimo della carica, e poi da un'ora all'ora e mezza fa una carica di rifinitura, quindi se siamo un po' di fretta e non abbiamo tempo per ricaricarla a pieno, almeno la prima oretta sarebbe bene lasciargliela fare in modo che abbia la maggior parte della carica. Dato che abbiamo il Lumen Tube a portata di mano, eccolo qua, mettiamo un po' stortino lo schermo in modo che si veda il display con facilità, possiamo confrontare anche numericamente le differenze di emissioni tra la O-Clip e le altre due piccoline di Casolite che abbiamo visto sino a poco fa negli altri confronti. Quindi per prima cosa misuriamo l'O-Clip. Dato che le altre due torce non hanno solo una singola modalità, confrontiamo l'O-Clip, la sua intensità massima, con l'emissione delle altre due. Quindi l'accendiamo in modalità high, eccolo qua, e abbiamo una lettura di circa 57 lux. Ora prendiamo la I3 EOS, l'accendiamo e vediamo che abbiamo 23, quindi grosso modo la I3 EOS è potente la metà, quindi emette la metà dei lumen. Vediamo anche la IR2 nella sua modalità massima, e questa avrà un valore di 39, quindi si vede che è abbastanza meno potente, ma non tantissimo. Diciamo che questa è quella che come potenza si avvicina di più tra le piccoline in Casolite alla potenza della nostra O-Clip. Quindi se vediamo che questa è 37, 38,
mettiamo low clip 51. Quindi diciamo che è abbastanza decisamente più potente, per quanto abbia appunto una forma di hotspot abbastanza simile. Quindi adesso siamo arrivati un po' alla conclusione del video. Nella prossima parte del video vedremo qualche prova all'aria aperta e niente, fatemi sapere se questa recensione vi è piaciuta, cosa avrei potuto migliorare, come renderla più completa e soprattutto se volete avere una comparison tra la low clip originale e questa imitazione che ho trovato per solo 10 euro su Amazon. Quindi fatemi sapere un pochettino come procedere e ci vediamo nel prossimo video. Siamo in compagnia della nostra O-Clip, nella nostra passeggiatina col cane, e adesso l'abbiamo messa direttamente in modalità High, quindi vediamo che fa proprio un bel fascio. Per essere una luce così piccolina, diciamo che illumina ragionevolmente. Questa palma sarà a tipo 5-6 metri, quindi vediamo come la illumina proprio completamente, guardate. Quindi si vede palesemente l'hotspot al centro, questo qui, con tutta questa luce diffusa tutto intorno, che ci permette di illuminare bene un determinato particolare e al contempo tutto intorno, insomma, dove stiamo camminando e quant'altro, per avere un po' il contesto della situazione. Ora la vediamo in tutte le modalità operative, a partire dalla modalità Moonlight. Quindi la spengo, ne riaccendiamo in Moonlight e questa è la modalità Moonlight. Lo vediamo in terra, si vede pochissimo, non riesco a illuminare a malapena i piedi. Sempre lo spot super presente, ma diciamo che serve a malapena pochi centimetri per leggere qualche foglio o quant'altro, ma non è adatta a camminare. Ora vediamo la modalità Low. Questa è la modalità Low, comincia a illuminare a qualche metro, sempre uno spot abbastanza piccolino. Diciamo che per camminare di notte questa non è la modalità più consigliata, infatti non riusciamo a illuminare bene una zona, illuminiamo giusto dove mettiamo i piedi, ma niente di più. Ora la modalità Low, no, questa è la modalità Low, ora la modalità Medium. Questa è la modalità Medium e vediamo che sino a qualche metro riesce a illuminare, però non più di tanto. Infatti vediamo qua questo muretto, sarà una decina di metri, lo illumina a malapena. La modalità High, questa è la modalità High ed è veramente un bel faretto, così sì, così è anche usabile per camminare, per vedere meglio durante la notte senza problemi. Guardate, questo locale qui sarà a una 25-30 metri, vedete come tutto il piazzale riesce a illuminarlo tranquillamente e al contempo c'è uno spillo abbastanza diffuso da consentirci di vedere bene dove camminiamo, dove mettiamo i piedi, anzi fin troppo potente forse se camminiamo nella totale oscurità. Qua siamo in città, quindi non c'è super buio, ma già così ci permette di vedere bene, insomma. Ora proviamo la modalità luce rossa. La modalità luce rossa torna ad essere comunque una modalità molto flebile. Dalla telecamera magari non si vede benissimo, ma ci permette di camminare bene, anche questa in campagna, vedete come mettiamo i piedi, però senza avere troppe pretese di illuminazione. Adesso ha ridotto la sua luminosità, quindi è passato diciamo quel minuto alla massima potenza e ha ridotto a circa 180 lumen e questa intensità dovrebbe durare almeno una buona mezz'oretta e comunque diciamo del tutto usabile, certo non come la modalità High a pieno regime, però comunque ci permette di camminare bene, vedere dove mettiamo i piedi, diciamo che è una luce utilizzabile a tutto tondo durante la notte. L'ultima prova che riesco a fare questo clip è quella di metterla in modalità rosso lampeggiante su una panchina. Adesso vediamo se è così. La mettiamo sul lato di una panchina, ci allontaniamo di qualche passo e vediamo se com'è la visibilità a qualche metro di distanza. Adesso allontaniamo circa ora siamo a circa 25 metri dalla luce e vediamo che è pienamente visibile, cioè qua consideriamo che non siamo nelle condizioni migliori, quindi abbiamo delle luci dietro che disturbano la visibilità notturna e quant'altro, ma ciò nonostante la luce è perfettamente visibile ed identificabile.
Adesso vediamo invece la modalità beacon. Quindi la lasciamo nello stesso posto, ci allontaniamo di circa 25 metri e vediamo come si vede in modalità beacon. Questa è la modalità beacon. Andiamo da vicino, allontaniamoci. Eccola qua, adesso è addirittura più luminosa di prima. Mentre la modalità di prima luce rossa era comoda da usare come emergenza o comunque per farsi notare costantemente, la modalità beacon messa sul retro di uno zaino o in una tenda, in un campo o qualsiasi altra cosa ci permette di rimanere individuabili senza disturbare troppo e appunto avendo un grosso lampo di luce a intervalli regolari. Cioè, questo lampo penso che sia nella modalità flash alla fine dei conti. Se guardato da vicino così come appena fatto, diciamo che ci abbaglia facilmente. Ora vediamo che la batteria si è un po' scaricata, la torcia è già accesa da qualche tempo e le modalità di esposizione diventano due, cioè low e medium, non è più disponibile la modalità high. Proviamola così.